Benvenuti in questa nuova puntata natalizia. Buon Natale a tutti. È la mattina del 25, insomma lo sapete, altrimenti non stareste guardando questo video. Immagino che abbiate aperto già i regali. Speriamo che sotto l'albero abbiate trovato quello che desideravate, e se non è così fate bene a guardare questo video, perché vi diciamo che cosa avremmo voluto noi sotto l'albero e naturalmente non l'abbiamo trovato. Non abbiamo trovato assolutamente nulla di quello che volevamo. Non ci resta che guardarci le figure di questa puntata, nella quale non sono solo naturalmente, ma per darvi gli auguri di Natale con me c'è Rosario direttamente dalle terre di Calabria. Ciao ragazzi, Benvenuto. tanti auguri a tutti. Tanti auguri Ross, buon Natale anche a te, come stai? Tutto bene, tutto bene. Ora Tutto sono bene? carico, vorrei stare... Qualcosa di bello sotto l'albero? No, magari. No, magari. Ho scritto la letterina a Babbo Natale, ma non mi è arrivato nulla. E che c'è scritto in quella letterina? Sentiamo, sono curioso. Caro Babbo Natale. Fermi un attimo. Naturalmente è Natale e io sono nel mio chalet qui in Ohio, no? E abbiamo... è Natale, insomma, l'avete visto, però non è Natale, non è del tutto Natale se non abbiamo anche le lucine. Eccole qua. Ora bene, allora il set è completo, va bene. Che cosa c'è nella... Quindi dicevo, scritto, caro Babbo Natale, sono stato bravo? Quindi, che ne so, probabilmente bravo? No. Non lo so, probabilmente no, perché non ho ricevuto nulla, quindi non lo so. E allora no, sicuramente no. E io ho scritto, lo sai che mi piacciono tanto gli orologi? Però, quest'anno... Rosario, una domanda, se la letterina ce l'hai ancora tu? No, è una copia, no, questa è la brutta questa, io un po' cancellata. Sì. Quindi ho scritto, lo sai che mi piacciono tanto gli orologi? Quest'anno non ti faccio spendere tanto, mi vanno bene anche dei solo tempo, io ho detto. Non mi dispiace, ma no, devi fare tutti i 7 miliardi di regali, devi fare almeno... a differenza mia, tra l'altro. E poi ho scritto vorrei, e ci sono 4 orologi che mi piacerebbe vedere, che mi sarebbe piaciuto vedere sotto l'albero. E vai, parti col primo allora. Sì, te lo faccio vedere direttamente anche in schermo, ed è il Tissot PRX Powermatic, grande classicone. In realtà probabilmente per Natale magari l'avrei preferito in questa colorazione qui, un po' verdone, diciamo, come il mio maglione un po' natalizio. Sì, è un grande classico, ne abbiamo parlato e mai natalizio come il mio, come il tuo no. Non scherzare. Happy Merry Christmas. Happy Christmas. Perché Happy Christmas. No, ho pagato poco. Perché devi risparmiare per prenderti gli orologi. E quindi appunto un gran classicone, come chiedeva Babbo Natale, un solo tempo, Powermatic da 40 mm. Questa colorazione secondo me ci sta, è figo, ne abbiamo parlato tantissime volte, diciamo che rimane un orologio anche abbastanza... Ne abbiamo parlato tanto, in realtà diciamo è anche molto abbordabile sotto l'albero. Esatto, magari questo volevo dire. Qualcuno l'ha trovato, fateci sapere nei commenti chi di voi ha trovato un Tissot PRX, perché insomma penso che 700 euro di listino sicuramente molto apprezzato, no? Molto richiesto anche. Sì, secondo me sì. È un tipico... Quando mi chiedono che regalo posso fare, io consiglio sempre questo qui, onestamente. Cioè in questo budget consiglio sempre questo. Sì, come entry level nell'orologeria seria, secondo me c'è poco di meglio. Forse niente, cioè no, niente di meglio no, ci sono Hamilton di diverso tipo, però insomma design... Però appunto esatto, hai un bracciale integrato, comunque con una storia, riprende diciamo l'orologeria anni 70, ha un fascino blasonato, ha un fascino diciamo tutto suo. Invece tu Ale cosa gli hai? L'hai scritta la letterina o gliel'hai mandata? Non ce l'hai perché gliel'hai inviata? No, la letterina, sì, esatto. Io gli ho mandato direttamente un'email. Una PEC o un'email? Perché io so che Babbo Natale risponde più con le PEC. Con l'email magari se ne frega. Non conoscevo la PEC. Qual è l'indirizzo PEC? È babbonatale@pec.it. Quella a ruba praticamente, quella sì, da 5 euro all'anno. Sì, questa c'è. No, e vedi, a saperlo, non è che Santa Claus c'è la PEC. No, si gliela descrive in inglese però. Gliela descrive in inglese. No, allora non gli ho mandato assolutamente nulla, anche perché penso che mi avrebbe insultato pesantemente. La mia prima scelta, Cartier Santos Chrono.
Ti sei trattenuto comunque. Ti ha lasciato un po'... Allora, Non me l'aspettavo. allora, perché Cartier Santos Chrono? Perché è uno di quegli orologi che probabilmente non avrò mai il coraggio di comprare, però lo trovo estremamente rock, è bellissimo, Sì. è cattivo, è sportivo, in pista spacca. Però costicchia e dico anche che è eccessivo, quindi se qualcuno me lo lascia sotto l'albero di Natale non me lo tolgo più. Però insomma un orologio sicuramente eccessivo, per quanto bello, quindi insomma sarebbe un sogno. Ma tu te l'immagini Babbo Natale con questo orologio al polso che arriva con la slitta? No, No, onestamente no. no. No, pensavo che Comunque, guardandolo così questo orologio mi ricorda molto per la lunetta, penso in PVD, giusto? no, credo Se che non sia erro. acciaio No. spazzolato questo. Ah, ok, acciaio Mm. spazzolato, mi ricorda molto il Bulgari Aluminium, sarà il fatto che sia... Aspetta. PVD mi dicevi? Sì, immagino di Se non sì, sbaglio sì. Ah, ecco. acciaio PVD, Sì. sì. Mi ricorda molto il Bulgari Aluminium. Non so, sarà Mm. la lunetta nera, il crono, il fatto che sia un crono. Ma è un monopulsante? 40 mm, quanto è questo qui? Forse lo vedi. No, questo qui dovrebbe essere un 40 mm, monopulsante perché tu vedi il pulsante a ore 9, dici, Sì. anziché i tasti cronografici normali. Mm. Sì, probabilmente serve a quello, anche se non ne sono certo perché c'è anche la data e potrebbe essere il cursore della data, anche se a quel punto non saprei dove hanno messo i tasti del cronografo, però insomma è poco rilevante. L'obiettivo era quello, insomma, di farti vedere più che altro l'estetica. Io ne ho provato Molto anche bello. uno simile, ma a solo tempo, sempre con bracciale in caucciù nero. E ci abbiamo fatto anche una Sì, videorecensione. me lo ricordo. Era blu se non sbaglio. No, nero. Ma nero? Nero, quadrante nero, indici bianchi, quindi un negativo. Molto particolare, molto rock, molto bello. Qualcuno, insomma, se me lo volesse lasciare sotto l'albero, qui io lo prendo, non vi preoccupate. Anche in ritardo, dici, no? Sì, anche più tardi. Esatto. Vai. Seconda scelta. Seconda scelta, io sono andato di un orologio un po' meno classico, però che onestamente mi piace davvero tanto per l'estetica e anche per la meccanica, anche se non l'ho mai vista dal vivo, però diciamo i feedback sono tutti del tutto positivi. E parlo del Baltic MR01, orologio dall'estetica un po' calatrava, non mi ribreghe, con questo quadrante salmone mi piace davvero tantissimo. Questo qui è il movimento che è affascinante con microrotore, certo non sarà il top del top a livello meccanico, però comunque è apprezzabile il fatto che Baltic si sia messa in proprio e stia producendo degli orologi a questo prezzo con delle caratteristiche davvero importanti, perché se non sbaglio è un orologio che costa quanto il Tissot PRX, quindi sui 700 euro, e onestamente non so se ne trovano ancora, però. Ma sì, in realtà sul secondo polso, su Crono si trovano intorno ai 700 euro, che alla fine è il prezzo di listino se non erro, quindi mi accerto un attimo, però comunque penso di sì, perché veniva a 664 e invece su Crono costa sui 700, quindi comunque un orologio, torniamo lì, sempre abbastanza abbordabile, dal fascino secondo me davvero interessante, indossabile tutti i giorni, di nuovo un solo tempo, con secondina, quindi secondo me molto interessante un orologio. Mi sarebbe davvero piaciuto, e magari lo prenderò perché è un orologio secondo me molto interessante, anche col bracciale ti chicchi farai di riso. i regali da solo a questo punto, te li No, è compri e te li sempre metti così. al posto e finisce Ma la è sempre storia, così, insomma. è sempre È così. sempre così. Poi dopo Anche ci col bracciale racconti... chicchi di riso mi piace molto, sì. Non Dopo so ci se... racconti che cosa hai avuto davvero da Babbo Natale, però. Ma le tipiche calze, i tipici maglioncini, queste Come cose il qui. mio, come il mio. Esatto. Questo è da elfo di Babbo Natale, le orecchie ci sono, insomma. Sì. Ah, ecco. Seconda scelta. Sai che cos'è? È un Fortis. È un Fortis Amadeo, ne abbiamo parlato anche in una recensione, come naturalmente sai,
Perché Fortis Amadè? Allora, non è un orologio che mi piace tanto, devo essere sincero. Neanche a me, È uno di quegli orologi che se me lo regali io lo uso. No, non ti dico niente, ci mancherebbe. Figurati se ti faccio storie. Ad orologio donato non si guarda il movimento, va bene? Okay. Però sono un appassionato di astrofisica, di spazio, di astronomia in generale, e mi piace tantissimo la storia di questo Fortis Amadè che insieme all'Amadè 18, questo è l'Amadè 20, è stato utilizzato durante le esercitazioni nel deserto, non ricordo quale, però un deserto, adesso ve lo dico anche, esercitazioni che vengono svolte per simulare un eventuale atterraggio umano su Marte. Non sappiamo naturalmente se questo orologio avrà mai a che fare con Marte in realtà, però già oggi viene utilizzato per queste speciali missioni. Intanto cerco qual è il deserto, perché è simpatico insomma a dirvelo. E quindi non è un orologio che comprerei, se non ricordo male è un 44 o 45 mm chiaramente, perché è uno strumento. Però insomma mi piace molto tutto quello che c'è dietro l'Amadè 20, e quindi se me lo regalate, come sempre, io non dico nulla e sono contento. Tutto in titanio, e tra l'altro ha una lunetta particolare, non so se Sì, infatti la puoi stavo vedere, notando. a ore 12 Sì. e a ore 2 ha 2 dot. Questo tempo qui, questo spazio tra i 2 dot, è il tempo che intercorre in una determinata posizione una trasmissione radio a partire ad arrivare da Marte alla Terra e viceversa. E serve, insomma, serve proprio a quello. Per esercitarsi, insomma, a dare e a ricevere informazioni nei tempi che ci metterebbero quelle informazioni ad arrivare da Marte. E quindi, insomma, se me lo volete regalare, io lo prendo il Fortis Amadè. Magari non lo metto neanche, però io lo prendo. Interessante, sì, magari comunque è un orologio divertente, il tipico attaccabottone, come diciamo spesso, no? Magari sì, esatto. Sì. Qualcuno che lo conosce, qualcuno non lo conosce, inizia a parlare e chiacchierarci. Andiamo al mio terzo orologio che ho chiesto a Babbo Natale, ma che non ho ricevuto. Parliamo del Nomos Club. Questo qui, se non sbaglio, lo chiamano il California, in questa colorazione qui di... Questo Nomos è ricorrente nei nostri video, nelle nostre puntate. Sì, mi stanno piacendo tantissimo. Ma mi stanno piacendo tantissimo, veramente mi affascinano un sacco. Io, lo sai, mi piacciono gli orologi molto semplici, e questi qui hanno quello stile Bauhaus, anche detto Bauhaus, che mi piace, cioè a me la semplicità degli orologi mi fa impazzire. Questo qui poi ha questi indici che qui in realtà non si riescono a apprezzare bene, il colore è un azzurro davvero molto, molto gradevole. Secondo me anche il movimento, anche se l'abbiamo già detto qualche volta, non è il movimento più bello di Nomos, però è un manuale molto carino. Io lo prenderei col fondello aperto, perché a me gli orologi mi piace girarli e vederli in movimento. Eh sì, perché onestamente anche un motivo per il quale a me il quarzo non fa impazzire, cioè a me il fatto che gli orologi vadano avanti semplicemente per pura meccanica mi stupisce. Penso che sia stata una delle cose principali per la quale mi sono appassionato all'orologeria, quindi onestamente sì, mi piacerebbe averlo così, anche se, ripeto, non è il miglior movimento, ma come era anche d'altronde il Powermatic pure a fondello aperto, il PRX, non è questo gran movimento certo, automatico, però mi piace, cioè a me pure un Seiko fondello aperto mi piace guardarlo aperto, perché mi piace vedere tutti questi ingranaggi che si muovono ed è interessante. Ok, e anche questo qui costa pochino, insomma, tutta roba effettivamente. 1.400, sì, io ho cercato di metterli in ordine crescente, 1.400 questo qui viene. Però comunque mi sono trattenuto intorno ai 2.000 euro. Sì, sempre molto abbordabile. Magari questo qui anche con qualche sconticino si riesce a trovare, quindi diciamo che sì, è sempre un orologio che si può ricevere a Natale come magari per altre occasioni, quindi tanta roba anche questo qui. Ok, io anche ho un quarzo, ma te lo faccio vedere per ultimo. E non No, è io un quarzi quarzo. non ne ho messi, quindi non anche.
Io il quarzo ce l'ho. Io il quarzo. Vabbè, tu sei un amante dell'orologeria, io non capisco niente, quindi. No, perché dici questo? No, sto scherzando. Ah. No, c'è un quarzo molto particolare che mi piacerebbe avere. Insomma, te lo faccio vedere dopo. Non Vabbè, è questo il momento. non lo stai trovando. No, 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 c'è. Non è Ah, questo il c'è. momento, ma mi dovevo preparare. Eccolo qua, l'altro. Un altro orologio che ho sempre guardato, ho sempre ammirato, ma che ho sempre rimandato e continuerò a rimandare, sebbene mi piaccia tantissimo il design, la storia, è il Breitling Navitimer. In particolare questa configurazione che ho visto in gioielleria più volte è un orologio molto massiccio, è un orologio insomma che è di grande presenza, è un puro pilot. Non credo che sia un orologio che si possa indossare tutti i giorni, insomma, è un orologio così Quanti sportivo, così millimetri è? tecnico. Sì, è così tecnico che diventa insomma una scelta difficile da fare. Certo, nel giusto contesto, con un bel maglioncino, con una bella camicia sportiva, ci sta anche lui, naturalmente, magari soprattutto in questa configurazione così sportiva, anche lui molto rock. Però l'ho sempre rimandato, lo trovo molto tecnico. Prima di arrivare a lui, insomma, per ora ho fatto altre scelte. È uno di quegli orologi che però mi piacerebbe tanto avere, e soprattutto nel vintage si acquistano bellissimi Navitimer anche attorno ai 3.000 euro, e per un orologio del genere, con la storia del Navitimer di Breitling, insomma, credo che sia davvero, per chi ama il genere, sia davvero un modo per approfittarne, insomma, dati i costi. Quindi questa è la mia terza scelta, che mi sarebbe piaciuto trovare sempre sotto l'albero, però sotto l'albero io non ho trovato niente. Vero, proprio. Questo è proprio Ale, un orologio racing completo. NRO, se lo rimetti, magari riusciamo a vedere, non so se me lo sai dire, leggo chilometri, metri per secondo, cioè scusami, metri per Sì, ora, scusami. normalmente il Navitimer è sempre stato un orologio da aviazione molto Esatto. complicato, e altri Navitimer in particolare hanno anche scale molto più complesse, Sì, sono difficili. calcolatori, telemetri, tanti altri tipi di scale. Questo qua in particolare dovrebbe avere miglia e chilometri, Sì. con la conversione in miglia e chilometri. Prima ho Potrei detto metri spiegare per secondo, miglia per ora ovviamente. Dovrebbe Ho essere miglia sbagliato. orarie e poi Sì, chilometri sì, miglia. orari, e ti fa la Sì. conversione istantanea, oltre naturalmente a poter calcolare girando la ghiera anche altri tipi di conversioni. Però insomma ha sempre avuto delle scale all'interno molto complicate, molto tecniche, soprattutto dedicate all'aviazione, insomma. Sì. Infatti questo penso sia dedicato più che altro alle auto, anche per le sfere mi ricordano molto appunto l'ambiente corse. Beh, i colori anche ci stanno, sì, i Sì. colori. Il rosso di base è molto molto racing. Invece il mio ultimo orologio che ho chiesto a Babbo Natale e che non ho ricevuto, non so che avevo fatto il cattivo quest'anno sarò stato, è un vintage. Parliamo di un Omega Seamaster 166010, anche questo qui solo tempo, con la data ad ore 3, e diciamo sempre una forma molto calatrava, con questo bracciale chicchi di riso, ed è un orologio che sta intorno ai 2000 euro, ma su Crono praticamente tutti i modelli, la maggior parte dei orologi disponibili sono tutti in Giappone. Penso che sia un orologio che abbia, non lo so, molto mercato in Giappone, o abbia avuto molto mercato in Giappone, perché è un orologio degli anni 90, no, forse anche prima degli anni 90, non ricordo, però Sì. un 36 mm molto interessante. A me fa impazzire, te ne avevo già parlato Ale, infatti l'ho puntato più Sì, volte.
Se posso consigliarti e consigliare a chi ci sta ascoltando naturalmente, se non ricordo male, Calibro 265, cercando Calibro 265 di Omega, si trova molta roba anche in Italia, anche al di sotto dei 1.000 euro, magari non con bracciale originale ricchi di riso, però vintagini Omega con secondina dei secondi a ore 6 e senza data, calibro, ripeto, se non ricordo male 265, si trova tanta roba ed è sicuramente un elegante che in una collezione ci sta sempre bene. Sì. Questo qui diciamo è molto sullo stile del Baltic che ho fatto vedere prima, ma con un cinturino piuttosto che il bracciale risulta essere davvero molto elegante. Anche le sfere stile Dufen molto 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 interessante, mi piace davvero tantissimo. Sta questo qui diciamo intorno ai 2.000 euro, un po' costicchia, anche se si trova anche a molto molto meno, anche sotto i 1.000 euro, però sono totalmente da restaurare, sono con movimenti disastrati che hanno preso acqua. Diciamo che questo in realtà, essendo un Seamaster, nasce come uno sportivo più che un elegante, però appunto è, secondo me, essendo un 36 mm, anche sotto una giacca con un cinturino fa una splendida figura. Sì, certo, con un cinturino, un bel cocco nero lucido, esatto. E ci sta sempre bene. Sì. Bene, io ne ho altri 3 in realtà, quindi a questo punto andiamo veloci perché non sono finiti. Io ci credo che non hai ricevuto neanche uno. Babbo Natale non sapeva che portarti. Ah, è per quello dici? Sì, perché ha detto tutti questi orologi posso spendere solo per Alessandro tutti questi soldi. C'hai Quindi... ragione. Anche perché l'altro è un calendario di Audemars Piguet, cassa oro. Questo qui è un calendario molto economico che si trova attorno a 5-6 mila euro ed è un grandissimo orologio, un grandissimo elegantone in pieno stile Audemars Piguet. Sebbene Audemars Piguet come Patek purtroppo subisce molto l'influenza dei suoi sportivi, no? Del Royal Oak e del Nautilus per Patek Philippe, però entrambe le Maison fino agli anni 70 erano grandi classici in oro, in platino, in oro rosa, quindi un orologio del genere secondo me è davvero eterno, è la storia di una Maison come Audemars Piguet, ed è veramente scandaloso che una cosa del genere è vero, è un 33 mm, però è anche vero che i Calatrava, gli orologi eleganti, complicati, all'epoca più erano piccoli più erano pregiati, anche perché in un diametro piccolo ci doveva essere tutto il movimento, no? Esatto. Quindi insomma questo è l'altro che Babbo Natale non mi ha portato. Scusami Ale, questo qui intorno a che prezzo sta? Attorno ai 5-6 mila euro, come ti dicevo. Io non so se ti ricordi, ti avevo mandato tempo fa un orologio un po' più, diciamo, più costoso rispetto a questo qui, che sta intorno agli 8.000-9.000 euro, ti ricordi? Era esattamente questo qui, solo che aveva le fasi luna, quindi un po' più complicato. Stessa cassa, praticamente stesso quadrante, la differenza l'ho cercata adesso, è la 25589, che è ridicolo che stia intorno agli 8.000-7.500 euro, anche in platino, questo qui oro giallo, anche in oro giallo fanno quello lì, ed è ridicolo. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta con Stefano. Cioè, parlando di orologeria, è assurdo che chi come noi anche ha speso determinate somme per gli orologi non abbia mai preso uno dei Piguet del genere, e quindi come sempre, anche se è Natale e vi abbiamo già fatto gli auguri, insultateci nei commenti perché ce lo meritiamo, questa volta ce lo meritiamo tantissimo. Probabilmente insultatevi anche fra di voi perché l'avete fatto. Sì, fate un po' di hype, insomma, se il video non vi è piaciuto consigliatelo comunque, così nel giusto, insomma, che ve lo guardiate soltanto voi. Per la Befana, invece del carbone, il video nella calza. Esatto. Quinta scelta, Omega Speedmaster Professional X33, nuova uscita con lunetta marziana, con il colore, no, del suolo di Marte. Anche lui, come il Fortis Amadei di cui abbiamo parlato, grande legame con lo spazio, anche perché al di là del Fortis che comunque è stata molto utilizzata anche nelle missioni spaziali vere,
L'X-33 è da anni al polso degli astronauti dopo che hanno utilizzato l'Omega Speedmaster, no? L'ultimo con 1861, ancora in dotazione ad alcune agenzie spaziali. L'X-33 per esempio è al polso della nostra Samantha Cristoforetti, assieme anche spesso a un Omega Speedmaster classico meccanico. Un po' come quelli che mettono Apple Watch e orologio manuale. Sì, lei però li mette sullo stesso polso, tutti e due gli orologi. Sì, è vero, ho visto. Sì, nello spazio non c'è peso, no? Non c'è assenza di gravità, non c'è microgravità, più che assenza di gravità nella Stazione Spaziale Internazionale, e ce li ha tutti e due al polso, tanto non li sente. È forte. Insomma, molto grande legame con lo spazio. Anche questo un orologio molto grande, un 45 mm di diametro, che non comprerei mai, ma che mi piacerebbe che qualcuno mi regalasse ricordandosi di me. E questa era la mia quinta scelta. E poi c'è l'ultima scelta, come dicevo, quarzo, che era questo qui, e poi un altro? Solo questo quarzo? No, c'è un altro quarzo. Questo era il quarzo di cui ti parlavo, ma c'è un altro quarzo che non mi regalerà mai nessuno, perché è effettivamente qualcosa di eccezionale, che adesso faccio vedere immediatamente, ed è un orologio, insomma, che, come posso dire, è un sogno proibito. Ecco, lo dico così, un sogno proibito. Parliamo dei Date Oyster Quartz? No, non è l'Oyster Quartz, assolutamente no. No, è un sogno proibito perché costa una barca di soldi. Il Grand nonostante... Prix? Come? Lo Swatch Grand Prix? Il Prade? Ok, l'ho visto. No. L'ho visto. Vabbè, che c'entra che l'hai visto giù? Adesso allora, l'ho visto giù, non è quello lì, non è quello. Lo facciamo vedere anche altri. Philippe Journe. Questo è stratosferico. A me il design di questo orologio fa impazzire, e ti dico anche che se fosse meccanico farei una follia per averlo in questa colorazione qua. Bellissimo. Mi fa impazzire. Il problema però è che non so se è un problema, però è un quarzo, e per quello che costa, per essere un Philippe Journe, per quanto mi piaccia, non riuscirei a spenderci tanti soldi. Sebbene il movimento cerchi di essere il più bello possibile, rimane un quarzo, per quanto pregiato. E allora, per un orologio simile, così bello, sempre secondo i miei gusti, spenderci 10.000 euro, 15.000 euro, penso che lo potrei anche fare. Il problema però è che un orologio del genere, se non ricordo male, gira attorno ai 30, forse anche di più. Anzi, adesso lo cerchiamo per essere più precisi, però insomma mi piace tantissimo, ma faccio veramente fatica a pensare di spendere tanti soldi per un orologio simile. Io questo orologio qui l'ho visto spesso e ha un prezzo stratosferico per quello che è. Sì, sicuramente è un Journe, quindi è anche un po' giustificato, ma rimane sempre un quarzo, quello che dicevi tu. Mi incuriosiva appunto quella finestra. Gira attorno ai 40, 50, insomma. Ma la cassa è in carbonio o in ceramica? No, non te lo so dire sinceramente. Non ho neanche mai approfondito, perché... Sì, esatto, anch'io. Sì, no, guarda, neanch'io. Ma onestamente sia per il prezzo, cioè il prezzo ok, però poi vedi che è un quarzo e dici vabbè, posso informarmi, ma probabilmente non lo comprerò mai. No, ma il problema è che 40-45 mila, posso informarmi e anche comprarlo se arriviamo a 10-15, un bellissimo da collezione, un bellissimo quarzo. 15.000 euro sono una barca di soldi, però un appassionato fa la pazzia per avere un Journe. 40, 45, 50.000 magari sono anche giustificati dal grande pregio di un movimento del genere, però fa un po' a pugni con l'essere appassionato, insomma, diciamoci la verità. Sì. Ti dicevo, così mi sembra un ceramica nero, così ti dico, e dal quadrante di questo bianco mi sembra quasi uno smalto o un porcellana, molto probabilmente
molto probabilmente un quadrante pregiatissimo, che sia Sì. smalto che sia porcellana. Peraltro c'è Giorgione, che sicuramente conoscerete anche da casa, che ne ha uno con cinturino arancione, se non ricordo male. Sì. Insomma, non so se li vale veramente tutti quei soldi, però è un Philbjourne, c'è poco da dire. E scusami Ale, invece quella finestra Torre 4 cos'è? Questo qui è una piccola scheletratura che fa vedere... Ma non è un Mecca Quartz, non è un Mecca Quartz, è quarzo al 100%. No, non te lo so dire se è un quarzo 100%, ce lo direte nei commenti. Ti ho detto, non ho mai approfondito. Lo approfondiremo, ne parleremo. È una piccola puntata, scheletratura, insomma, ma non so esattamente che cosa fa vedere. Probabilmente fa vedere un organo in movimento, perché poi anche i quarzi al loro interno hanno tutti i ruotismi, no, che trasmettono il movimento. Di sicuro approfondiremo, anzi, dico di più, ci faremo una puntata. Via, sì, ci facciamo vale una puntata su Journe e su questo quarzo. Regalateci un Journe e facciamo il video. Esatto, io però ho i saluti anche per Babbo Natale. Li ho scritti. Allora, scritto, grazie Babbo Natale, anche se non mi ha regalato niente, però io l'ho ringraziato prima. Ti lascio i biscotti e il latte, quindi mi ha rubato i biscotti e il latte senza avermi regalato, sotto l'albero. Non sporcare, altrimenti la Befana ti regala il carbone. Ciao. E basta? Basta. Sì, io devo dire. Sembra educato salutarlo, perché poi uno chiede soltanto... Oltre al danno la beffa. Sì, praticamente ci ho perso quell'euro tra biscotti e latte, mi ha sporcato anche casa e se n'è andato. E niente orologi. Io anche sotto l'albero purtroppo non ho trovato nulla, mi devo accontentare di avere un grande amico come Rosario e l'affetto di tutti voi che ci seguite, il calore, l'affetto. Detto questo, io vi faccio ancora tantissimi auguri di buon Natale. Grazie per essere stati anche in questa puntata. Chiaramente continuiamo a vederci secondo la programmazione classica di TOC, perché Natale o meno noi qui siamo per parlare di oggi. E vi ricordo anche la live del 31 dicembre, una live speciale, il nostro Gran Galà di San Silvestro, come ogni anno, dove faremo un po' il punto della situazione di questo mercato degli orologi, di questa passione, insomma, questo anno particolare. Ross. Ci vediamo quindi martedì, tanti auguri e basta. E basta. Ciao ragazzi. Grazie ancora, buon Natale a tutti, ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao ragazzi.